prima cosa che ci tengo a dire è che non ho assolutamente nessunissimo merito per la realizzazione di questo video. Perché è successa una combinazione astrale che tra un po' ti racconterò che ha fatto sì che oggi siamo a parlare di questo programma davvero, davvero straordinario. La prima cosa che è successa è stata che un membro della community, nella persona di Antonio Lionetti, mi ha suggerito di parlare di questo tool che a suo avviso era davvero straordinario. Ho preso diligentemente nota, ripromettendomi di farlo quanto prima. Tuttavia, nel frattempo, un mio cliente, il carissimo signor Gerardo, che ci teneva ad essere nominato, mi ha telefonato per chiedere un appuntamento con me perché purtroppo aveva un pendrive che si era rovinato e non riusciva più a recuperare in alcun modo. Tuttavia, dopo aver preso l'appuntamento, mi ha richiamato circa un paio di ore dopo per dirmi che era riuscito a risolvere proprio grazie al tool che il nostro amico della community mi aveva appena segnalato. Ho preso questa cosa come un segno del destino e sono andato a cercare per la prima volta, visto che non lo conoscevo, sia il tool che un video che lo descrivesse. E così ho trovato un video di un bravissimo youtuber tedesco che ne parlava e che avrei voluto ringraziare se non fosse che nel frattempo, a quanto pare, ha cancellato non solo il video, ma tutto il suo canale. Quindi la nostra gratitudine andrà anche a questo ignoto eroe. Ma a questo punto non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere di che cosa si tratta, perché stiamo per parlare del tool più completo che io abbia mai visto per la gestione di hard disk e pendrive. Ti senti pronto? Iniziamo! Non perdiamo assolutamente tempo e andiamo subito a procurarci il nostro nuovissimo tool. Per farlo apriamo sul nostro computer il browser che preferiamo e nel motore di ricerca andiamo come sempre a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca ed andiamo ad aprire il primo risultato, quello relativo come sempre al dominio gentiluomodigitale.it. Una volta aperto in alto portiamoci nella sezione download del sito e scorriamo un pochino più in basso nella pagina fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Minitool Partition Wizard. Per scaricare il nostro file clicchiamo sul pulsante azzurro che si chiama File Download ed attendiamo solo alcuni secondi che il file venga scaricato sul nostro computer. Dopodiché potremo fare doppio clic sulla cartella compressa per aprirla e potremo chiudere il browser nella finestra retrostante. Fatto questo, per procedere con l'installazione ci basterà fare doppio clic sull'unico file presente nella cartella compressa, quello che si chiama pw-free-online.exe. Facciamo il doppio clic e ci verrà richiesto di accettare che questo programma apporti modifiche al computer, cosa che possiamo fare cliccando sul pulsante Sì. Fatto questo si aprirà la nostra finestra di installazione del programma. Prima di procedere potremo chiudere la cartella compressa retrostante e cliccare sul pulsante OK dopo aver selezionato la lingua che preferiamo. Nella finestra successiva invece dovremo fare attenzione, perché di default ci viene proposta la versione a pagamento, seppur in periodo di prova. Quello che dobbiamo fare invece è andare qui in basso e selezionare la voce che dice continua ad installare la versione gratuita. Fatto questo clicchiamo sul pulsante avanti e nella finestra successiva, se lo desideriamo, andiamo a togliere il segno di spunta alla voce partecipa al miglioramento del programma con le esperienze utente, lasciando invece attive le altre due voci. Clicchiamo ancora una volta sul pulsante avanti e procediamo con l'installazione. In questa schermata lasciamo esattamente tutto quanto com'è e premiamo ancora una volta il pulsante avanti. Attendiamo alcuni secondi che venga scaricata la versione gratuita che abbiamo selezionato di Minitool Partition Wizard con tutti gli ultimi aggiornamenti.
vedremo che automaticamente sul nostro desktop verrà creata una icona e al termine dell'installazione potremo chiudere la finestra tenendo spuntata la voce avvia Minitool Partition Wizard per far sì che il programma si avvii automaticamente. Clicchiamo quindi su Fine e chiudiamo la pagina del browser che si aprirà. Eccoci nella schermata principale di Minitool Partition Wizard. La prima cosa che ti consiglio di fare è andare qui in basso e spuntare la voce non mostrare più questo messaggio per chiudere successivamente la finestrella che si apre. E andiamo a vedere che cosa può fare per noi questo programma davvero completo, come ti ho anticipato. Come puoi vedere, la maggior parte delle funzioni principali sono elencate nel menu in alto, quello in campo azzurro, mentre le funzionalità complete sono elencate nel menu verticale in campo bianco che si trova sul lato sinistro. La stragrande maggioranza di queste funzionalità è assolutamente gratuita e solo una piccola porzione di esse è invece a pagamento. Ma ti garantisco che già con il parco di strumenti gratuiti che questo programma ci mette a disposizione avrai la possibilità di avere una gestione praticamente completa a 360 gradi di tutti quanti i tuoi dischi e tutti i tuoi pendrive. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione da questo interessantissimo software. Quello che vediamo è che è possibile effettuare una clonazione, ovvero una migrazione del nostro hard disk meccanico su un ben più veloce e più prestante disco SSD. Esattamente come ci veniva proposto da Asleo Disk Clone oppure da Macrium Reflect, tuttavia senza le limitazioni di questi ultimi. Ricordo infatti che Asleo era in grado di copiare dischi solamente se erano interni al computer e quindi non di clonare su unità USB, limitazione che invece questo programma non ha. Mentre per quanto riguarda Macrium Reflect, il software diventava a pagamento trascorso il periodo di prova, a differenza di Minitool Partition Wizard che invece resta sempre gratuito. La seconda possibilità che abbiamo è quella di effettuare una copia di una partizione. Ricordo che una partizione è semplicemente una porzione di un disco in cui questo viene suddiviso. Ad esempio, queste che vediamo qui sono tutte quante partizioni del nostro disco principale, ivi ricompresa la stessa partizione C. La terza possibilità che abbiamo è di effettuare una copia integrale di un disco, una sorta di clonazione di un disco, questa volta non avviabile, su un disco per crearne un perfetto gemello. Abbiamo ancora la possibilità di procedere ad un recupero di una partizione. Tuttavia, se andiamo a cliccare ci accorgiamo che questa funzionalità purtroppo è a pagamento e non è disponibile nella versione gratuita. Abbiamo poi la possibilità di convertire un disco GPT in un disco MBR. Di cosa stiamo parlando? Il modo di partizionamento GPT è un modo di partizionamento più moderno. I dischi GPT possono infatti essere più grandi di 2 terabyte, cosa non supportata sui dischi MBR, e possono contenere più di 4 partizioni primarie, a differenza dei dischi MBR che si portavano dietro questa limitazione. Tuttavia, i dischi MBR sono più facilmente riconosciuti da alcuni sistemi operativi e soprattutto dalle macchine più datate. Se quindi abbiamo dei problemi a far riconoscere un disco partizionato con il formato GPT ad un computer più vecchio, possiamo, grazie a questa funzionalità, convertirlo in MBR. La voce successiva è Azzera Disco. Quello che possiamo fare grazie a questo strumento è di cancellare completamente ed in maniera irreversibile tutto quanto il contenuto di un disco, rendendolo di fatto irrecuperabile e avendo come risultato un disco come se fosse nuovo, appena acquistato. Allo stesso modo possiamo andare semplicemente ad eliminare, qualora non ci servano più e vogliamo usare per un utilizzo diverso il disco, tutte quante le partizioni contenute sullo stesso, trovandoci anche in questo caso di fronte ad un disco praticamente vergine.
Abbiamo poi la possibilità di andare ad allineare le partizioni e questo è particolarmente importante nel momento in cui magari effettuiamo una migrazione da disco meccanico a disco allo stato solido, perché in questo modo potremo ottimizzare le prestazioni del disco allo stato solido. A seguire abbiamo il test di superficie che andrà ad analizzare la superficie dei piatti dei nostri dischi per essere certi che queste non contengano degli errori. Abbiamo poi la possibilità di effettuare un recupero di una partizione persa ed infine di avere delle informazioni relative al disco che stiamo usando, in termini di numero di cilindri, numero di testine, settori per traccia e così via. Ma come puoi vedere sul lato destro, quelle che abbiamo visto fino ad ora sono le opzioni relative al disco. Se andiamo a selezionare infatti una partizione, avremo la possibilità di vedere ulteriori opzioni. Ma per fare questa cosa facciamo un passo indietro ed andiamo ad inserire una chiavetta USB danneggiata che ci servirà sia per vedere come possiamo, grazie a questo programma, recuperare un pendrive danneggiato, sia tutte quante le operazioni che possiamo fare, dato che non avrei potuto farle sul disco principale di questa macchina virtuale. Andiamo quindi a procurarci il nostro pendrive ed inseriamolo nel sistema. Ecco fatto. Vedi che qui compare il nostro pendrive. Se tuttavia apriamo le risorse del computer e tentiamo di aprirlo, vediamo che il pendrive non viene nemmeno visualizzato proprio perché è danneggiato. Allora a questo punto quello che dobbiamo fare è tornare nel nostro programma, selezionare l'unica voce che riusciamo a vedere del nostro pendrive e cliccarci con il pulsante destro del mouse per andare a vedere tutte le opzioni disponibili per questa partizione. Vediamo infatti che ci sarà possibile sia fare un recupero dei dati che andare a creare una nuova partizione. Nel caso in cui volessimo recuperare i nostri dati, sceglieremo questa voce ed individueremo il pulsante scansione sotto appunto la partizione persa sulla nostra unità USB. Diversamente potremo chiudere questa finestra, cliccare con il pulsante destro e creare una nuova partizione. Di default la partizione naturalmente andrà a prendere tutto quanto lo spazio disponibile sul disco e ci basterà premere OK per creare la partizione a cui verrà attribuita, come vediamo, la lettera E. Una volta fatta questa operazione ci basterà cliccare sul pulsante Applica in basso a sinistra per procedere, dopo averlo confermato, di applicare le modifiche che sono in sospeso. Clicchiamo quindi sul pulsante Sì, attendiamo alcuni secondi che venga creata e formattata la nostra partizione, che potremo trovare al termine dell'operazione nel nostro Esplora risorse. Clicchiamo quindi sul pulsante OK, torniamo ad aprire il nostro Esplora risorse e vediamo che esiste finalmente la partizione USB con la lettera E perfettamente recuperata ed utilizzabile. Ma è proprio qui che iniziano invece tutte le altre magie che è possibile fare con questo programma. Se infatti andiamo a cliccare con il pulsante destro su una partizione, vedremo che sarà possibile fare una serie di ulteriori operazioni. A parte il recupero dati, la formattazione, l'eliminazione della stessa partizione, avremo la possibilità di spostare o ridimensionare una partizione. Come funziona? Nel momento in cui clicchiamo su questa opzione abbiamo la possibilità di andare a trascinare questo cursore rimpicciolendo lo spazio occupato dalla nostra partizione sul dispositivo che la ospita. Anche in questo caso ci basterà fare clic sul pulsante OK e successivamente andare ad applicare la modifica per ridimensionare la nostra partizione. Un'ulteriore possibilità che abbiamo è quella di estendere una partizione ridotta, unire due partizioni,
dividere un disco in più partizioni in questo modo. Questo vale la pena mostrarlo. Come vedi, infatti, nel momento in cui ci andiamo a cliccare ci viene proposto di aggiungere una nuova partizione F, splittando, cioè suddividendo il disco in due partizioni equivalenti. Anche in questo caso sarà necessario semplicemente fare clic sul pulsante OK e successivamente sul pulsante Applica per ottenere l'equivalente di due pendrive al prezzo di uno dei quali avrà come lettera di unità la E e l'altro la lettera F. Potremo quindi modificare la dimensione dei cluster per ottimizzare la formattazione della nostra partizione, andare a copiare questa partizione su un'altra partizione, modificare l'etichetta, allineare come ho già spiegato prima, verificare il file system, quindi fare l'equivalente di un check disk, andare ad esplorare il contenuto della partizione oppure nascondere la partizione. Questo serve nel momento in cui vogliamo fare letteralmente scomparire una partizione. Cliccando infatti su Nascondi partizione ed andando come sempre in basso a sinistra ad applicare le modifiche, confermando con il sì, una volta nascosta la partizione, se torneremo nel nostro Esplora risorse, vedremo che il nostro pendrive sarà scomparso. Se invece andremo a fare un clic con il pulsante destro, selezioneremo Visualizza partizione ed andremo a confermare ed applicare, vedremo che la partizione tornerà ad esistere come per magia. Potremo quindi impostare la partizione come attiva in modo da farle ospitare un sistema operativo, modificare la lettera di partizione, quindi cambiare la lettera da E in un'altra qualsiasi lettera che ci aggrada, sempre con la stessa procedura, effettuare una conversione da NTFS in FAT, quindi cambiare il tipo di formattazione della partizione in modo da renderla leggibile anche da altri sistemi operativi, impostare la partizione come logica, ossia un tipo di partizione non avviabile, modificare il numero seriale della partizione in modo da farlo coincidere con il sistema operativo che abbiamo regolarmente registrato nel caso in cui andassimo a cambiare hard disk, modificare l'ID, cioè il numero identificativo del tipo della partizione, effettuare un test della superficie della partizione, azzerare la partizione o vederne le proprietà come spiegato prima. Ma le meraviglie di questo programma non si fermano neanche qui. Se ci spostiamo infatti sulla barra in alto troviamo due impostazioni interessantissime, che sono prestazioni disco e analizzatore spazio. La prima ci consente, dopo una breve analisi, di vedere come sono le prestazioni del disco che andiamo ad analizzare, sia in termini di velocità di lettura che di velocità di scrittura. Per effettuare il test ci basterà cliccare sul tasto Avvia e attendere il termine della scansione. Ecco che il nostro test è terminato e possiamo vedere sul lato sinistro le dimensioni in termini di kilobyte dei pacchetti che vengono trasferiti, mentre sulla barra orizzontale la velocità del trasferimento. Naturalmente questa è un'opzione particolarmente utile nel momento in cui dovremo andare a valutare, nel caso in cui abbiamo più dischi inseriti nel nostro sistema, quello da utilizzare come disco di sistema, che naturalmente sarà il disco più veloce, e quello da utilizzare come disco dati. Una volta scelto il disco migliore per noi, potremo chiudere questa scheda ed andare invece a vedere l'analizzatore di spazio. Anche in questo caso potremo cliccare sul pulsante scansione per far partire un'analisi del nostro disco che ci restituirà dei risultati davvero interessanti. Potremo infatti, grazie a questa analisi, andare a vedere quali sono i file di dimensioni maggiori sul nostro disco che potremo cancellare se vorremmo fare un po' di spazio, oppure quali sono le cartelle che occupano più spazio sul nostro disco, in modo da cancellare oppure trasferire quelle che sono eccessivamente ingombranti e che potrebbero essere comodamente ospitate su dei dischi esterni o secondari.
Come vedi, non è davvero esagerato definire questo un programma completo a 360 gradi per la gestione dei nostri dischi interni, esterni e dei nostri pendrive. Motivo per cui il video si è dovuto prolungare un po' più a lungo di quello che è la consuetudine di questo canale, cosa della quale mi scuso. Ma anche volendo tagliare corto non possiamo assolutamente dimenticarci di ringraziare i nuovi abbonati al canale, nelle persone di Emilio Spider, Carlo Nidasio, Matteo e Fulvio Bertolini, nonché di ridare il benvenuto al grande old gamer Darty e a Giuste che si sono riabbonati al nostro canale. Inoltre un ringraziamento davvero speciale va a Davide Barraco, a Italo e a MadWorld57 per i loro generosissimi e graditissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente ragazzi a nome di tutta la community. Ma come di consueto, l'ultimo ringraziamento è sempre quello destinato a te, che mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e hai seguito questo video fino in fondo. E detto questo, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima!